Cari amici, adesso che abbiamo appreso dai media che Putin è un uomo molto fedele, come si evince chiaramente da questa foto pubblicata su molti quotidiani il giorno di Pasqua ortodossa, e che quindi sicuramente andrà in paradiso, mi chiedo come sarà il suo paradiso. Non sarà facile trovarne uno adatto a lui, ovvero con barchette a disposizione da milioni di dollari. Sicuramente lui ne avrà una migliore di quelle dei suoi gerarchi, e con ville cittadine a sua completa disposizione, con migliaia di persone a suo servizio e difesa. Però io provo a immaginarmene uno. Nel frattempo, cari amici, vorrei condividere con voi alcune riflessioni sull'operazione speciale, o meglio sulla guerra che sta sconvolgendo non solo l'Ucraina ma tutto il mondo. Premetto che le mie riflessioni sull'operazione speciale, o meglio sulla guerra, sono solo tese a creare domande e non risposte, sia perché è difficile rispondere, sia perché io non ho sicuramente la competenza per poterlo fare. Però da cittadino del mondo mi piace approfondire problemi come questo poi, e fare un video a riguardo e leggere i vostri commenti. È un ottimo sistema per riflettere meglio. Per formulare delle domande, ovviamente, la prima cosa da fare è sentire il parere di chi la pensa diversamente. Ma preliminarmente incomincerei ad esporre i fatti nudi e crudi come sono, non sotto un profilo opinionistico, ma semplicemente nella realtà fisica. Allora, innanzitutto incominciamo a partire dall'inizio, no? Quindi nessuno può contraddire il fatto che Putin, prima ancora che iniziasse l'invasione dell'Ucraina, aveva assicurato che non aveva nessuna intenzione di farlo, e il resto lo sappiamo. Poi definire operazione speciale una guerra cruenta come questa fa pensare che vi sia da parte dell'autore della definizione la volontà chiara di indirizzare l'opinione pubblica, non vi pare? Credo che sia alquanto improbabile che le persone che all'inizio della guerra a Mosca e a Leningrado protestavano nelle piazze e venivano arrestate, sebbene sempre poi liberate nel giro di una notte, fossero delle comparse. Interessante sarebbe stabilire, fra l'altro, la sorte di quella povera disgraziata, madre di 2 figli, che alla TV apparve improvvisamente dietro l'annunciatrice e riuscì a divulgare in tutto il mondo il suo cartello di protesta. Quindi possiamo sicuramente affermare che il dissenso in Russia c'è, e come. Nella cristianità sono poi emersi 2 paradigmi diversi, opposti nei confronti della guerra. Quello ultranazionalista del patriarca russo Kirill e quello evangelico da infaticabile operatore di pace di Papa Francesco. Ciò premesso, veniamo alle motivazioni dell'operazione speciale, senza entrare troppo nel dettaglio. L'Ucraina è un paese sovrano e quindi la sua richiesta di entrare nella NATO non risulta sotto il profilo del diritto internazionale vietato. Tuttavia è evidente che la Russia ha giudicato tale richiesta in contrasto con la sua sicurezza nazionale. La Russia è famosa nella storia per la sua patologica paura di essere aggredita dai popoli vicini. Forse perché avevano un diverso concetto di democrazia? Boh. Comunque questo è uno dei motivi fondamentali per cui la Russia ha invaso l'Ucraina. Sul fatto che volesse depurarla dai nazisti, che è il secondo motivo citato, ho le mie riserve, visto che i nazisti in Ucraina, secondo le statistiche, sono una minoranza. Nazisti peraltro esistenti purtroppo in tutti i paesi del mondo. A tal proposito, tuttavia, per doverosa coerenza, va citato che gli Stati Uniti e l'Inghilterra, ai quali dobbiamo la liberazione dell'Europa da Hitler, hanno più volte violato questi sovrani paesi,
fra cui Afghanistan, Iraq, eccetera, per alcuni giudicati di interessi economici, per altri di altro tipo. E non va dimenticato che l'ultima volta che abbiamo rischiato la terza guerra mondiale, prima di oggi, è stato quando Cuba nel 61 stava per diventare una base missilistica dell'Unione Sovietica, ricordate? Annuncia alla nazione attraverso gli schermi televisivi che gli Stati Uniti attueranno il blocco navale dell'isola di Cuba per impedire che altre armi sovietiche vadano a rifornire le rampe di missili nucleari installate da Fidel Castro. L'isola, secondo le informazioni del servizio segreto statunitense, è una minaccia per tutto l'emisfero americano. Fidel Castro ha ordinato la mobilitazione generale. L'URSS ha ribadito l'intenzione di sostenere Cuba con ogni mezzo. La pace è di nuovo in pericolo. Tutto il mondo aspetta con il fiato sospeso. E gli eventi che sono seguiti li conosciamo tutti. Quindi possiamo affermare che non è solo la Russia a invadere paesi sovrani, ma anche gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Tuttavia, giova osservare che l'America, fino a prova contraria, sebbene ricca di problemi sociali e di razzismo, è sicuramente interessata in primis al proprio tornaconto. Non risulta essere un paese però totalitario come la Russia. Non mi risulta infatti che vi sia la consuetudine, come avviene in quest'ultimo paese da parte di chi comanda, di far sparire gli avversari politici. C'è chi dice avvelenandoli o sparandoli. A tal riguardo i casi negli ultimi 20 anni sono numerosi. Qualcuno sicuramente obietterà che non vi sono prove. Però, quando gli indizi sono numerosi, le leggi della matematica e della statistica danno una risposta, ed anche Agatha Christie sostiene che un indizio è un indizio. 2 indizi sono coincidenza, ma quando gli indizi sono 3 fanno una prova. Concludo questo tema con un paradosso. In Italia si sa che purtroppo ci sono molti nazisti e vi chiedo, come giudichereste se la Francia volesse invadere il Piemonte per depurare l'Italia e poi già che c'è prendersi anche il resto del paese? Analoghe riflessioni su Alto Adige che lascio a voi. Ed ora veniamo ai fatti. La Russia invade l'Ucraina e sembra che sia consolidata l'opinione che la previsione era di entrare in Kiev, deporre il presidente, mettere un governo fantoccio e scongiurare definitivamente il rischio che l'Ucraina entrasse in Europa e nella NATO. Il tutto in pochi giorni, e sappiamo che la realtà è stata ben diversa, tant'è che Putin ha licenziato una buona parte dei suoi generali e collaboratori. Non una opinione questa, ma la pura realtà. Molti sono improvvisamente deceduti, una strana coincidenza. Ma ora, pur evitando di entrare troppo a fondo nel merito della questione, perché credo che tutti voi di telegiornali che descrivono i fatti ne avrete visti a bizzeffe, vorrei citare che secondo me non è difficile capire che sicuramente Putin non si accontenterà di ritirarsi dopo aver sacrificato migliaia di ragazzi russi inesperti in una guerra assurda, distrutto mezzo Ucraina e mezzo mondo e l'economia stessa del suo paese, ma vorrà una contropartita. Infatti i primi successi, sebbene a duro costo, li sta ottenendo, perché probabilmente a breve riuscirà a unire completamente l'Ucraina con il Donbass e chissà cosa ancora, quindi ottenendo l'annessione alla Russia di una buona parte dell'Ucraina e lo sbocco del Mar Nero. E non dimentichiamo anche, guarda caso, che il Donbass è una delle regioni più ricche di ferro, carbone e gas di tutta l'Ucraina. A questo punto concludo questo primo video introduttivo sul tema della guerra, riservandomi, nel caso lo stesso dovesse destare interesse, di continuare questa mia modesta analisi. Ma consentitemi di completarlo con un'immagine gioiosa, allo scopo di attenuare un po' il dolore di questa tremenda tragedia. A presto!